Allora, partiamo subito con il nostro uncinetto numero 4 a fare 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A questo punto chiudo con una maglia bassissima nella primissima catenella fatta e praticamente questa sarà la punta del nostro progetto. Ora facciamo 4 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia altissima, 4, e andiamo a fare dentro questo anello 7 maglie altissime più queste 4 catenelle, quindi arriviamo a 8. Quindi una, carico il filo 2 volte, entro, prendo il filo come per una maglia alta, faccio uscire le 2 asole, poi altre 2 asole, poi altre 2 asole e siamo a 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faccio una catenella e faccio altre 8 doppie maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, prendo un po' di filo, 6, 7 e 8. Ok, vedete che si è già configurata la forma triangolare. A questo punto vado a fare 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 che mi sostituiscono una doppia maglia alta, più 3, 1, 2 e 3 che sono di separazione. Giro il lavoro, carico il filo e lavorerò queste 7 maglie altissime in maglia alta e costa dietro. Cosa vuol dire? Carico il filo, entro, prendo questa maglia alta qua, vedete, in questo modo, carico il filo, lo faccio passare, carico il filo di nuovo e lavoro una maglia alta. Di nuovo carico il filo, entro nello spazietto, entro in quello dopo, ho catturato questa maglia, carico il filo, lo tiro fuori e lavoro una maglia alta e procedo facendo tutte e 7 le maglie altissime. Avendo le maglie altissime così da prendere è anche più facile come punto perché hai tanto spazio per lavorarlo. Ed ecco qua, faccio 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, 5, carico il filo e di nuovo lavoro 7 maglie altissime in maglia alta costa dietro. 2, 3, 4,
5, 6 e 7. Faccio 3 catenelle e vado a fare una doppia maglia alta nella quarta catenella, quindi 1, 2, 3, nella quarta entro e faccio la mia doppia maglia alta in questo modo. A questo punto faccio 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, che mi sostituiscono la prima maglia altissima. Giro il lavoro, dentro questo archetto vado a fare altre 7 maglie altissime. Quindi le 4 catenelle ci hanno sostituito la prima, più altre 7, un totale di 8. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dopodiché qua ho 7 maglie alte, 1, 2, 3, nella quarta entro, faccio una maglia bassa, in questo modo, carico il filo 2 volte e di nuovo nell'archetto vado a fare 7 doppie maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una catenella di separazione, carico il filo 2 volte e di nuovo 7 maglie altissime. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A questo punto faccio 3 catenelle, no scusate, a questo punto salto 3 maglie, nella quarta entro, faccio la maglia bassa, carico il filo e in questo archetto vado a fare altre 8 maglie alte, altissime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi il giro, la riga, diciamo, questo qua si fa in 2 righe ripetute. La riga delle maglie altissime sono 8 maglie altissime nel primo anello e comunque negli anelli dei lati, maglia bassa a metà dell'arco precedente, 7 maglie altissime, una catenella e altre 7 maglie altissime nell'archetto centrale, di nuovo una maglia bassa e 8 maglie altissime. Mentre la riga delle maglie alte in costa dietro si lavora partendo con 4 catenelle che sostituiscono la maglia altissima laterale,
3 catenelle di separazione, giro il lavoro, ok, e qua dovrete fare al contrario, quindi se prima ve lo trovate dritto e lavorate in costa dietro, quando ve lo trovate, diciamo, con lo spessore di fronte a voi, allora lavorate in costa davanti. Adesso vi faccio vedere come fare la costa davanti. Andiamo a lavorare queste 7, perché la prima viene occupata dalla maglia altissima, queste 7 maglie altissime in costa davanti. Entro lo stesso procedimento della costa dietro, semplicemente invece che passare da dietro in questo modo, passo da davanti, quindi è molto più semplice, devo solo infilare l'uncinetto in questo modo. Carico il filo, tiro fuori e faccio una maglia alta. Di nuovo carico il filo, metto l'uncinetto sotto alla maglia altissima, carico il filo, tiro fuori e faccio una maglia alta. Questo per 7 volte. 3, 4, 5, 6, 7. In questo giro tra un arco e l'altro ci sono 3 catenelle di separazione e di nuovo entro e lavoro 7 maglie altissime in costa davanti con la maglia alta. Qua non devo saltare la prima perché sono già 7, è il motivo per cui facciamo ai lati 8 maglie altissime e negli archetti, diciamo, laterali, cioè di continuità, solo 7 maglie altissime, perché solo ai lati c'è questa particolarità della maglia altissima finale. Quindi procedo con le mie maglie alte. In questo giro, quando mi trovo nell'anello, cioè a metà della parte della punta, faccio semplicemente 5 catenelle. 3, 4, 5 e di nuovo procedo con le mie 7 maglie alte in costa davanti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tra un archetto e l'altro 3 catenelle e di nuovo qua siamo nell'archetto laterale, quindi dovremo fare 7 maglie alte in costa davanti e nell'ultimo punto fare una maglia altissima. 3, 4, 5, 6, 7, faccio 3 catenelle di separazione e chiudo con una maglia altissima nella quarta catenella che ho realizzato, in questo modo. Ok, ricapitolando, quindi il giro delle maglie altissime, 8 maglie altissime, una maglia bassa a metà dell'arco precedente, 7 maglie altissime, una catenella, 7 maglie altissime, di nuovo una maglia bassa nell'arco precedente, 8 maglie altissime. Il giro delle maglie alte in costa davanti o dietro, in base a dove lavorate, dovrete fare 4 catenelle più 3 di separazione, 7 maglie alte nell'arco delle maglie altissime, separare gli archi con le 3 catenelle e nella punta 5 catenelle per realizzare l'aumento della punta. Procedete in questo modo fino alla lunghezza desiderata. Grazie per avermi seguita, ciao!